Ciao a tutti, è giunto il momento di mettere alla prova le reti neurali che abbiamo scritto nei vari video precedenti e provare a farli imparare a giocare a Flappy Bird. Se non vi ricordate, Flappy Bird, il gioco è questo, e è un uccellino che deve svolazzare tra delle pipe, tra dei tubi di Super Mario senza schiantarsi. Prima di inserire la rete neurale ovviamente dobbiamo scrivere il gioco, quindi scarichiamo uno screenshot del gioco e cerchiamo di rifarlo, di riprodurlo in Unity. Questa è la nostra base di partenza. Raddrizziamo l'uccellino per vedere quanto è grande. 39 x 28. Siccome la nostra è un IA, invece di un uccellino che svolazza tra dei tubi faremo un cervello che svolazza in mezzo a dei chip. Ok, come prima cosa incollo il codice delle reti neurali. Allora, step 1, creiamo la UI. Panel, canvas andrà nella camera che è questa. Il mio giocatore che è qua, gli assegno la sprite che è questa qui. Questo è player. Anzi, siccome dovrà ruotare la sprite, dovremmo fare un oggetto vuoto che è il player. Questo è player image. Se no ruotiamo il coso, è casino. Questo lo prendo e me lo copio come reference. Ok, mi sembra grande uguale. Questo quasi lo lasciamo così, lo ruotiamo, lo trasparentizziamo un po' perché wow. Ora quello che vogliamo fare è far saltare il giocatore, quindi facciamo brain controller, generiamo la soluzione di Visual Studio. Il nostro brain controller avrà un rigid body che cerchiamo quando parte, col key down space salta e il salto lo spara in alto. Quindi vediamo, brain controller ce l'ha, dobbiamo aggiungergli il rigid body 2D, vediamo un po' cosa succede. Ok, è andato un po' troppo in alto. Ok, ora sta andando troppo poco in alto perché non riesco a ritirarlo su. Ok, mi sembra decente. Come nell'originale, però gli mettiamo una velocità di caduta massima. Vediamo come va. Ho sbagliato perché down per 2, che è già vector 2 down. Però è divertente, saltava da solo. Ok, mi sembra abbastanza onesto. Ok, adesso dobbiamo ruotarlo in base a... Quindi anzitutto cerchiamo la sprite, che è una sprite render, è giusto, sprite render. Se la cosa è maggiore di 0 vuol dire che sta andando verso l'alto, quindi da 0 a speed, l'angolo da 0 a 45. 45 per la mia y diviso la speed massima. Vediamo se è vero. È vero. Ora mettiamo le pipe. Sembrano grandi giuste. Questa la sdoppio. Ok, anche questa è la distanza giusta. Queste pipe devono andare sempre a sinistra. Quindi, ci aggiungiamo il box collider innanzitutto. Non mi ricordo se con is trigger o senza. Il player con is trigger e questi senza. Perfetto. E quindi mettiamo uno script go left. Vediamo quanto vanno veloce, probabilmente velocissimo.
No, dai, neanche troppo. Ora che abbiamo impostato le cose, possiamo fare la nostra cartella dei prefab e mettere queste pipe come prefab. Facciamo così, creiamo il Flappy Manager, che è uno scriptone che farà tutto perché non ho voglia di farlo bene. Avrà il pipe prefab. È inutile farlo infinito, quindi la x iniziale deve essere... Quindi partiamo da 50 e creiamo 50 pipe. E siamo contenti quando la nostra IA ne supera 50 senza morire. Anzi, facciamo che la x parte da 0, così ad ogni ciclo la aumentiamo di 50. La pipe è instantiate pipe prefab, pipe transform set parent, pipe parent. Ok, una volta fatto ciò facciamo local position, quindi new vector 3 con x questa, y random.range da meno 12 a 200 e 0 come z. Aggiungo la pipe alla lista delle pipe, perché a cosa mi serve questa lista delle pipe? Mi serve a sapere qual è la prossima che devo superare. Avrò un metodo next pipe che mi dice qual è la prima della lista che ha una x maggiore di, facciamo, quando è arrivata qui, allora io inizio a guardare l'altra. Andiamo. Eccole qua, ma è difficilissimo. Ora non ci resta che fare la collisione tra player e pipe per far finire il gioco. Quindi ci ricordiamo quando abbiamo iniziato a giocare e ce lo salviamo. Contiamo i secondi che siamo rimasti in vita e quello sarà il nostro punteggio. Ok, direi che è sufficientemente difficile per mettere la nostra IA alla prova. Creiamo la nostra popolazione, che è una lista di tuple di Neural Network Brain Controller, anche in modalità IA sì no, e questo qui, il player, deve diventare anche lui un prefab. Se sono in modalità IA, creo 50 brainetti piccolini di reti neurali con due input che sono la distanza orizzontale dalla prossima pipe e la distanza verticale, con 6 hidden e un output che è salto sì, salto no. Istanzio, aggiungo alla popolazione, poi spawno le cose. A questo punto cosa faccio? Ad ogni update controllo se sono vive le mie reti. Se non sono tutte morte, allora guardo qual è la next pipe, gli passo input x e input y. Faccio l'evaluate e se l'output della rete è maggiore di 0,5 allora gli dico di saltare, altrimenti gli dico di stare ferma. Altrimenti è giunto il momento, quando sono tutte morte, di addestrare la generazione successiva. Quindi cerco le IA, cerco le pipe, le distruggo tutte, devo mettere i tag IA e pipe. Questo è pipe e questo è IA. Dopodiché evolvo come abbiamo già visto in questo video, quindi non ci resta... dopodiché disegno sulla GUI la rete neurale con cose che poi guarderete nel codice che trovate in descrizione. Quindi ora faccio partire il play, godetevi il video e ci vediamo al prossimo. Subscribe!